Xiaomi ha portato SU7 in Italia. Che cosa vuol dire? L'ha portata fisicamente qui da noi e adesso vi faccio scoprire tutta la tecnologia della prima auto di Xiaomi. Allora, mi concentrerò ovviamente sulla tecnologia, ma voglio anche farvela vedere perché dal punto di vista del design è veramente spettacolare. Lo spazio qui è poco, quindi non fatevi ingannare da questa prospettiva grandangolare. Ci sono sensori, telecamere e sonar veramente ovunque. Questo è il faro con lì davanti il logo Xiaomi. Le telecamere sono veramente ovunque, c'è anche una piccola dunetta sulla parte superiore, molto bello questo specchietto senza cornici. Qui dietro abbiamo lo sportellino per la ricarica, non è push and pull ma semplicemente è touch, quindi quando si preme lì lui va ad aprirsi e a chiudersi. Qui sul retro vediamo intanto l'alettone che si può alzare con i comandi all'interno, questo profilo molto aggressivo e l'indicazione che ci ricorda che questa è una SU7 versione Max, che è quella più potente e se vogliamo anche più accessoriata. Molto bella questa firma dei fari che va lungo tutta la parte posteriore, ovviamente si può sempre richiudere con il suo tasto. Ve la faccio vedere anche un attimo qui sul fianco, ma poi ovviamente andiamo all'interno. Ancora telecamere, l'apertura che è possibile con la tessera oppure con lo smartphone o anche con lo smartwatch. Ok, siamo all'interno, vi faccio vedere che qui non c'è un display, c'è una targhetta con il profilo dell'auto, non c'è un display al momento. Abbiamo questa firma luminosa con tantissimi dettagli un po' ovunque, questo volante tagliato nella parte inferiore che è abbastanza sportivo e qui al centro ovviamente capeggia questo enorme display. Andiamo ad accendere l'auto con il tasto start and stop, il mio sedile si regola in automatico in base al profilo scelto, adesso lo rispingo io indietro. Come vi dicevo, la macchina si accende con lo anzi si apre, si accende o con lo smartphone o con la tessera. In questo caso c'è appoggiata qui la tessera sullo spazio per avviare l'auto. Qui ci sono ovviamente delle basi di ricarica wireless, in questo caso addirittura ventilato con ricarica da, se leggo bene, 80 watt massimi. Ripoggiamo qui la chiave e vi faccio vedere che nel momento in cui, lo rifaccio perché non avete visto qua, qui davanti l'animazione di quello che non era un display e lo è diventato nel momento in cui premo start and stop. Vado a ripremerlo così adesso lo vedete. Qui c'è il controllo, la manopola per le modalità di guida e vedete che quando io giro qui cambia la modalità di guida lì sopra. Purtroppo il software al momento è interamente in cinese, quindi dobbiamo un po' dedurre oppure comunque fidarvi di me per quello che ho imparato sul funzionamento di un po' tutto il sistema. Andiamo a guardare un attimo qui sul display. Allora, la cosa interessante è che lui si è tarato sul mio profilo che proprio come su di uno smartphone qui potete andare a gestire, quindi più profili, più persone che avranno tutte le loro impostazioni, non solo del sedile ma anche di guida, di climatizzazione, eccetera. Questo è proprio come se fosse un tablet. Tra l'altro questa parte inferiore con i tasti è opzionale, come anche questi due controlli sopra che fanno molto off-road sono assolutamente opzionali, come anche questo pad qui, ma tornerò a parlarvi di queste cose fra un secondo. Proprio come un tablet ci sono i toggle rapidi per regolare in questo caso la luminosità di questo display, ma anche poi le impostazioni, vedete, dei sedili, dei finestrini, altre impostazioni da quest'altra parte dove posso per esempio aprire il front trunk oppure il portellone sul retro, lo spannamento, eccetera, tutto quello che insomma vi aspettereste da un controllo dell'auto replicato grazie a questo accessorio anche con i tasti fisici che sono molto belli, hanno questo click fisico molto piacevole. Devo dire grazie perché io sono contrario alle soluzioni full touch. Intanto vedete questa sistemazione split screen che è molto tablet, lo vedete, si può regolare su alcune impostazioni predefinite. Questa ovviamente è la schermata principale, quella dell'auto, dove abbiamo le impostazioni della nostra auto. Qui abbiamo il riproduttore musicale, ovviamente possiamo mandarlo full screen, e il navigatore, purtroppo tutto in cinese quindi mancano informazioni. Ovviamente la connettività qui è integrata, qui abbiamo tutte le impostazioni dell'auto, quindi il fatto che ci sia il freno a mano, i fari accesi, eccetera, l'autonomia residua.
e ci sarà la possibilità anche di fare mirror completo dello smartphone. Se facciamo un tap qui, questo è come è gestita la climatizzazione, anche con questa bellissima animazione. Possiamo anche mettere tutto su auto se vogliamo. Qui abbiamo anche l'indicazione della qualità dell'aria, qui possiamo regolare la temperatura, cosa che possiamo fare anche con queste manopoline qui. E poi possiamo, qui adesso usciamo e torniamo nella home, che onestamente non mi ricordo neanche, ok, ecco qui c'è il tastino, e proprio come un tablet ci sono tutte le applicazioni. Vi faccio vedere un paio di cose al volo, ma vado proprio velocissime. Qui abbiamo, vedete, tutti i settaggi, di cui 2 personalizzabili per andare a decidere come quali sono le impostazioni di guida dell'auto. Poi abbiamo tutte le impostazioni dell'illuminazione, fra cui anche tutti i colori per quanto riguarda l'illuminazione interna, la guida autonoma con qui sul volante il tasto per andare ad avviarla rapidamente. Ovviamente non posso dirvi che funziona perché ho visto un sacco di video interessanti dalla Cina. Compatibile CarPlay, e lo sarà nel momento in cui dovesse arrivare nel nostro paese anche con Android Auto. Illuminazione, impostazione dell'audio che è veramente notevole, è un surround, è un Dolby Atmos veramente notevole, e qui arriviamo a quello che vi dicevo prima, ovvero alla modularità, all'accessoristica di questo prodotto. Vi faccio vedere per esempio che abbiamo il controllo di questo accessorio che garantisce anche ricarica wireless al dispositivo, il controllo fisico qua sotto, i 2 indicatori qua sopra che sono assolutamente personalizzabili, uno e l'altro, questo se volete fare proprio gli sportivi in pista. E poi vi farò vedere sul retro abbiamo anche un cassettino refrigerante con la regolazione della temperatura, o addirittura la possibilità anche di scaldare, quindi lo potete usare al contrario se avete qualche tramezzino da mantenere in caldo per un lungo viaggio, lo potete fare grazie a questo accessorio. Questo è molto interessante. Tra l'altro vi faccio vedere un dettaglio, vi faccio vedere che sulla parte frontale ci sono questa specie di bottoni, che non sono soltanto dei bottoni, ma sono degli agganci per collegare action cam, per collegare telecamere, quindi anche i creator potranno divertirsi. Fra tutte le app a disposizione c'è anche quella della telecamera 360, eccola qui, con la possibilità di rendere la macchina trasparente, con la possibilità di cambiare l'ampiezza, di passare dal davanti al dietro, insomma una completezza veramente notevole. Fra la modularità, una cosa molto particolare, c'è un accessorio qua sotto che possiamo anche rimuovere per farvelo vedere, che è un profumatore. Ci sono dei profumi diversi, sembrano quasi delle cartucce modificabili. Anche queste fanno parte della personalizzazione, e in base a chi entra in auto va a personalizzare la fragranza all'interno. Non vi avevo fatto vedere un'altra cosa qui sul display, il fatto che i più smanettoni potranno anche godere di un'applicazione avanzata in beta, non so se avete visto l'indicatore, dove è possibile andare a regolare, se siete dei corsaioli forse potrebbe essere interessante, per esempio il rapporto fra posteriore e anteriore. Vedete qui poi ovviamente quando sarete alla guida avrete tutte le indicazioni su come è distribuita la forza, su tutti i tipi di assistenza alla guida, insomma andare a personalizzarla molto più nel dettaglio rispetto a quelle che sono le impostazioni standard. Vi faccio vedere anche questi selettori che sono molto belli, con questo click fisico per regolare temperatura e ventilazione nel caso non aveste comprato anche questo, e vi faccio vedere come anche è possibile andare a regolare l'alettone. Vedete c'è un controllo anche qui sul display su varie aperture oppure totalmente chiuso. Allo stesso modo, siccome questa è una SU7 Max, si può anche regolare l'altezza da terra e quindi andare qui a regolare quanto deve essere alta da terra. La prima opzione non è selezionabile, è quella dedicata alla pista, allo sport. Una macchina veramente incredibile. Ci sono un sacco di cose che non vi ho detto. Io ve l'ho detto fin dall'inizio, mi sono concentrato sulla tecnologia di questa auto. Un prodotto che in Cina viene venduto a un corrispettivo di meno di 30.000 euro, che diventano circa una quarantina per questa variante SU7 Max. La cifra è sicuramente interessante, sicuramente viene da dire che i produttori si dovranno preoccupare, però c'è da dire che se Xiaomi ha portato quest'auto in Italia per farcela vedere fino
ai primi giorni di gennaio la troverete davanti alla stazione centrale di Milano per poterla venire a vedere. Non si sa se e quando arriverà nel nostro paese. Secondo me, se dovessi indovinare, potrebbe arrivare magari una versione successiva, però veramente qualcosa di interessante, anche perché questo dimostra una cosa, che i produttori non storici di auto, ma che non hanno un lungo background di auto, che quindi devono continuare a far funzionare esattamente in quel modo lì, e devono anche realizzare versioni ibride, e devono anche realizzare versioni a benzina e tutto quello che ne viene dietro, possono ripartire da zero. Concettualmente una macchina creata da zero, che permette veramente di dare tutti i vantaggi non solo dell'elettrico ma anche della tecnologia, e Xiaomi in quanto a tecnologia ne sa veramente tanto. Molto interessante di questo progetto, spero di poterlo anche guidare e testare anche nel nostro paese. Se questo video vi è piaciuto io vi ringrazio, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo a un prossimo video.